Oggi vi racconterò una storia incredibile e toccante che riguarda il tradimento, la perdita e la rinascita. Vi porterò con me nel mio viaggio emotivo attraverso il dolore e la determinazione di ricostruire la mia vita lontano da coloro che mi avevano ferito. Non perdetevi questo video perché è una storia che vi terrà incollati fino all'ultimo minuto. Ho capito che né mia moglie né mio figlio si preoccupavano di me. In quel periodo ero così angosciato che non riuscivo a dire una sola parola. Nessuno dei due mi ha chiesto se stavo bene. Al 6° giorno ho perso la pazienza e ho affrontato mia moglie Lisa davanti al nostro figlio Mark riguardo alla sua relazione. Lei mi ha ignorato palesemente e ha iniziato a spiegare al nostro figlio perché mi aveva tradito. Ho lasciato la casa e sono andato via in auto. Mentre mi allontanavo, ho guardato attraverso la finestra e ho visto che non avevano nemmeno notato la mia partenza. Ci è voluto circa un quarto d'ora prima che mia moglie Lisa iniziasse a chiamarmi ripetutamente, chiamata dopo chiamata, seguita da una valanga di messaggi da entrambi. Ho ignorato tutto e alla fine ho spento il telefono. Il giorno dopo ho prelevato metà dei nostri risparmi e ho chiamato il mio supervisore. Gli ho detto che non sapevo quando sarei tornato. Mi ha avvertito che sarei stato licenziato se non mi fossi presentato al lavoro. Gli ho semplicemente detto ok e ho riattaccato. Non mi importava più. Sono andato a confrontarmi con l'amante di Lisa, Tom. Sua moglie Mary ha aperto la porta. Le ho dato una copia dei messaggi e le ho raccontato della relazione tra Tom e Lisa. L'ho lasciata in lacrime sulla veranda. Alla fine della giornata mi sono ritrovato in un motel economico alla periferia della città. I giorni successivi sono stati un blur. Il fratello maggiore di Lisa, Dave, un poliziotto, si è presentato dopo alcuni giorni. Non so come mi abbia trovato. Ha cercato di farmi delle domande, ma non ho detto nulla. Quando non ho risposto, mi ha detto che ero in arresto e mi ha messo le manette. Tuttavia, non mi ha portato alla stazione come mi aspettavo. Invece, mi ha portato a casa. Dave mi ha trascinato in soggiorno dove mia moglie e mio figlio hanno immediatamente iniziato a rimproverarmi. Ancora una volta non ho detto nulla. Ho solo ascoltato con stupore mentre mi dicevano quanto fosse terribile per loro e quanto fossi orribile per averli fatti preoccupare. È andata avanti per un po'. Alla fine Lisa mi ha urlato di dire qualcosa. L'ho guardata brevemente prima di risponderle con calma che non avevo nulla da dirle. Dave è impazzito e mi ha sbattuto contro il muro urlandomi di non parlare così a sua sorella. Ho provato una grande soddisfazione dalla reazione violenta di Dave. Non so perché mi abbia reso così felice. Ridevo. La moglie di Dave lo aveva lasciato all'inizio di quell'anno. Gli ho sorriso. Sei patetico, Dave. Hai fatto qualcosa per far sì che tua moglie ti lasciasse? È per questo che ti ha lasciato? Mi ha dato un pugno forte e sono caduto. Mia moglie e mio figlio hanno iniziato a urlare mentre cercavo di rialzarmi. Ridevo ancora più forte. Non riuscivo a trattenermi. Ero ancora in manette e ridevo. Ho detto, dimenticati di te, Dave. Mi ha fatto svenire. Mi sono svegliato in ospedale. Lisa, Dave e mio figlio erano lì. Stavano parlando con me, ma ero troppo confuso per capire. È arrivata un'infermiera e ha chiesto loro di andarsene. Mentre mi controllava, le ho detto che la mia famiglia mi aveva portato lì e che non dovevano venire vicino a me. Se fossero tornati nella stanza, sarei scappato. Ha argomentato in modo piuttosto severo che correre o persino alzarsi era una pessima idea per me, ma avrebbe parlato con la sicurezza. Non li ho più visti in ospedale. Era una benedizione. Ho deciso di sparire e diventare un fantasma. Non volevo più avere a che fare con queste persone. Ho scritto una lettera a ciascuno di loro. Ho avvertito Dave che lo avrei denunciato se mi avesse mai infastidito di nuovo. Ho detto a mio figlio che Lisa mi aveva tradito e che ora sarebbe stato senza un padre. Ho scritto una lettera più lunga a Lisa. Ho cercato di essere il più pratico possibile. Le ho detto di vendere la casa perché non avrei più pagato il mutuo o le utenze. Le ho detto che la riconciliazione o persino il contatto erano impossibili, soprattutto dopo aver mandato suo fratello a trascinarmi indietro e a ferirmi davanti a loro. Le ho spiegato che non avrei fatto nulla per lei mai più, quindi se voleva il divorzio avrebbe dovuto organizzarlo.
Le ho detto che sarei sparito e che non avrebbe dovuto cercarmi. Ho concluso dicendole che se avesse interferito di nuovo nella mia vita, mi sarei tolto la vita. Mi pento di averle dato quell'ultima frase. È come se le avessi permesso di rubarmi un po' di più, di darmi un po' più di dolore. In ospedale ho elaborato un piano per scomparire. Lisa ha dato all'ospedale dei vestiti freschi che mi sono stati consegnati. Poi, una sera, sono uscito dalla scala antincendio sul retro. Ho attivato qualche tipo di allarme. Ero un po' in panico, ma fortunatamente nessuno mi ha fermato. Sono tornato al motel per prendere la mia macchina. L'ho scambiata con un piccolo camper e sono partito. Ho preso un nuovo telefono. L'unica persona che ho chiamato è stata mio padre. Gli ho raccontato tutto e gli ho detto che se avesse dato il mio nuovo numero a chiunque, sarei diventato completamente irraggiungibile per sempre. Poteva chiamarmi se aveva bisogno di contattarmi, se dovevo firmare qualcosa. Oltre a questo, volevo essere lasciato in pace. Nei primi mesi ho pianto la perdita della mia vecchia vita, ma ho capito che stavo piangendo la perdita di una fantasia, un ricordo che esisteva solo nella mia testa. Era solo un'illusione nella mia mente che la moglie amorevole e il figlio, gli amici di famiglia, queste persone non si sono mai realmente preoccupate per me. Col tempo ho iniziato a ricostruire, solo che questa volta ero un fantasma totale. Ho affittato una cassetta di sicurezza per tenere oggetti di valore e contanti. Facevo lavori occasionali per soldi. Cacciavo, pescavo e raccoglievo. Il mio consumo di denaro era insignificante, quindi le mie riserve di contante stavano crescendo. Non pagavo le tasse. Non avevo un conto in banca. Quando la gente mi chiedeva il nome, dicevo loro di chiamarmi John. Mi impegnavo a non contribuire alla società o a qualsiasi altra cosa del genere. Tutto sommato, la mia vita stava migliorando. Almeno ora nessuno mi stava usando per il proprio beneficio mentre fingeva di preoccuparsi di me. Non sapevo cosa fosse successo a mia moglie e a mio figlio, ai miei vecchi amici o al resto della famiglia. Non sapevo se fossi divorziato o se dovessi pagare gli alimenti. Non sapevo cosa fosse successo alla casa, non mi importava. Un giorno, riflettendo su tutto, ho iniziato a provare qualcosa di simile al giorno in cui ho cercato di affrontare Lisa. Il mondo è diventato ovattato. Avevo bisogno di disconnettermi, così ho chiamato un amico cacciatore e gli ho chiesto di venire. Abbiamo parlato al telefono fino al suo arrivo e la prima cosa che ha fatto è stata confiscare tutte le mie munizioni. Era preoccupato. Ha chiamato mio padre e è rimasto con me fino al suo arrivo. Mi ero trasferito in un'altra città, quindi ci sono volute diverse ore. Per farla breve, mio padre è arrivato e mi ha portato da un dottore. Di conseguenza sono stato ricoverato in una struttura psichiatrica. Il dottore sospettava che soffrissi di trauma emotivo e psicologico, probabilmente anche di depressione. L'intorpidimento, il desiderio estremo di isolarmi e i comportamenti reattivi strani, come ridere mentre venivo ferito fisicamente, erano chiari indicatori secondo il dottore. Spero di parlare con mio figlio nel prossimo futuro, se il consulente dirà che va bene per me e per lui. E se lui vorrà. Mio padre Guy ha parlato un po' della situazione. Mi ha detto che mio figlio mi amava e mi chiedeva di me. Mio padre è rimasto con me e sono stato monitorato 24 ore su 24 per i giorni successivi. Hanno provato dei farmaci, ma ho avuto una reazione molto negativa, così hanno provato qualcos'altro il giorno successivo. In qualche modo Dave ha scoperto di me e ha inviato un messaggio al mio account scusandosi. Lisa non gli aveva detto il vero motivo per cui avevo lasciato il motel. Gli aveva solo detto che ero andato via, omettendo il resto. Dave mi ha detto di aver informato i suoi superiori di ciò che aveva fatto quando ha scoperto tutto. Secondo lui, tutte le persone che dovevano essere informate lo erano state. È stato sospeso per frequentare un corso di gestione della rabbia. Se avessi presentato un reclamo, sarebbe stato licenziato. Ha preparato una confessione scritta completa e tutta la documentazione necessaria per me, se avessi scelto di farlo. Tutto quello che dovevo fare era leggerla e, se fossi stato d'accordo, firmarla e sarebbe stato licenziato. Ho deciso di chiamare il datore di lavoro di Dave e di perorare la sua causa affinché continuasse come poliziotto. Dave mi ha visitato quella settimana.
Aveva preparato tutta la documentazione per presentare un reclamo contro di lui. Non ha fatto scuse. Ha ammesso che il suo comportamento era stato completamente fuori luogo. Si è scusato per aver perso la calma e ha detto che era totalmente colpa sua. Mi ha spinto molto a presentare il reclamo contro di lui, in realtà, ma ho pensato a lui. L'avevo visto gettarsi sulla traiettoria di un pugno per proteggere una donna anziana. Conoscevo molti dei suoi colleghi e parlavano sempre di come Dave si spingesse sempre oltre per aiutare qualcuno. Ho scoperto anche perché sua moglie lo aveva lasciato. Dave non guadagnava molto, ma donava parte del suo stipendio e faceva volontariato regolarmente per aiutare i senza tetto. Apparentemente, la sua ex trovava questo insopportabile. Dave rifiutò di smettere di aiutare, così lei divorziò da lui. Dave era un brav'uomo. Ha perso il controllo una volta. Io avevo perso la mia strada per più di un anno. Ero fuori dal reparto psichiatrico da alcuni giorni. Stavo facendo molta terapia e stavo molto meglio. Avevo un trattamento giornaliero, ma non avevo più bisogno di essere ricoverato. Avevo sofferto degli effetti successivi del trauma emotivo e avevo un lieve PTSD. Parlavamo molto con mio figlio. Mi ha detto che mi aveva perdonato. Non aveva mai voluto farmi sentire non apprezzato. Mi amava. Non gli credevo i primi giorni, ma una volta che ho acquisito una certa prospettiva, ho capito che questo dubbio era tutto mio. Mi sono scusato più volte di quanto potessi contare. Ha iniziato a dirmi di smettere di scusarmi. Si era trasferito dalla madre e viveva con mio fratello e la sua famiglia. Andava d'accordo con i suoi cugini. E mio fratello? Ci ha detto che poteva restare per tutto il tempo che voleva. In quel momento non ero in grado di essere un genitore a tempo pieno, quindi sarebbe rimasto con loro per ora. Mio fratello ha organizzato una terapia per lui e io avrei fatto del mio meglio per essere il miglior padre possibile da quel momento in poi. Mia moglie Lisa si era anche trasferita dalla casa e viveva con i suoi genitori. Mio padre aveva pagato il mutuo per me senza che lo sapessi, quindi la casa non era stata venduta. Non vedevo l'ora di tornare lì, con tutti i ricordi. Ho deciso di vendere la casa e di ridimensionarmi a una casa piccola, vivendo una vita più vicina alla natura e con meno stress. Avrei cercato di affittare o comprare un terreno e vivere il più semplicemente possibile, almeno per un po'. Mio figlio amava questa idea e aveva studiato le case piccole come un professionista. Tom, il partner dell'affare, stava cercando di riconciliarsi con sua moglie e aveva tagliato completamente i rapporti con Lisa. Lisa andava a casa di mio padre quasi ogni settimana, implorandolo di contattarmi e lasciarla parlare con me. Se quello che mi aveva detto sua madre era corretto, Lisa aveva perso il lavoro e si trovava in uno stato terribile, quasi non lasciava la sua stanza a casa dei suoi genitori. Era stata praticamente isolata da tutti, secondo sua madre. Ho trovato un avvocato e avrei avviato le pratiche per il divorzio il prima possibile. Mio figlio stava bene, la casa era stata venduta e avevo comprato una casa dove io e mio figlio vivevamo. Non era una casa piccola, aveva 2 camere da letto separate e un soggiorno e una cucina combinati. Era in una posizione isolata su una collina boscosa e aveva una veranda grande quanto la casa e una vista meravigliosa. Amo assolutamente la tranquillità e la vicinanza alla natura nella nostra nuova casa. Ero divorziato, o quasi divorziato, aspettavo solo le formalità che ora dovevano essere finalizzate in pochi mesi. Lisa mi implorava molto per una seconda possibilità, quasi ogni giorno, ma non aveva richiesto nulla da me. Non cercava di giustificarsi, si assumeva la responsabilità della sua infedeltà. Abbiamo usato la mediazione e lei mi aveva dato tutto, praticamente tutti i nostri beni e la custodia completa. L'unica cosa che chiedeva era di poter visitare spesso così da poter cercare di riparare il suo rapporto con nostro figlio. Aveva offerto di cucinare e pulire anche, ma non volevo sentirmi in debito con lei. Avrei mantenuto la casa operativa, era comunque piccola. Il rapporto tra mio figlio e Lisa era molto teso. Avremmo dovuto vedere come sarebbe andata. Dal mio punto di vista, le ho detto che volevo chiudere, ma non c'era modo di riparare il nostro rapporto. Saremmo stati cogenitori, tutto qui.
Ho insistito sulla custodia condivisa poiché era complicato annullare la custodia completa dopo che il divorzio fosse stato finalizzato. Ora che potevo pensare chiaramente, volevo che nostro figlio avesse un rapporto con sua madre. L'avevo perdonata e avevo voltato pagina. Avrei vissuto la mia vita come volevo da ora in poi. Mia moglie andava in terapia, tutti noi lo facevamo, inclusa la terapia familiare per il bene di nostro figlio. Ero determinato a cercare di rimediare il più possibile per mio figlio ai miei errori. Ero determinato a essere un buon modello, quindi mi sarei comportato in modo esemplare. Era stato incredibilmente difficile affrontare le conseguenze, ma finalmente stavo iniziando a stabilizzarmi. Grazie per aver guardato il video. Ora voglio sapere cosa ne pensate. Come avreste reagito voi al mio posto? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere le vostre opinioni. Non dimenticate di mettere un like e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi racconti emozionanti. A presto!